Chalobah Inter, un nome nuovo che rischia di diventare molto concreto per un Inter che con questo profilo potrebbe chiudere questo calciomercato estivo 2022 e completare la difesa come da richiesta di mister Simone Inzaghi. Parliamo di questo profilo all'interno dell'episodio di oggi, vediamo chi è questo calciatore innanzitutto, cerchiamo poi di fare ordine con le notizie che stanno circolando in questo momento, ma soprattutto cerchiamo di capire insieme se può rappresentare un buon profilo, una buona opportunità che l'Inter deve cogliere per completare la rosa in questo mercato oppure no. Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, amiche e amici interisti, nuovo contenuto oggi con il nostro format sempre richiestissimo a gran voce dalla community di Passione Inter. Vi raccontiamo chi è questo calciatore, facciamo delle considerazioni insieme, un giocatore che dalle varie notizie e da quello che sto leggendo anche nel gruppo Telegram di Passione Inter sta scatenando diverse discussioni, quindi mi sembrava il caso di parlarne oggi. Vi ricordo prima di partire, come al solito, di iscrivervi al nostro canale se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, così ci continuate ad aiutare a far crescere il nostro progetto e soprattutto non vi perdete i nostri contenuti e ogni giorno potete partecipare alle nostre dirette alle 19:30 più le live reaction delle partite dell'Inter, ovviamente. Andiamo però dritti al contenuto e partiamo come al solito dalle notizie. C'è tanto fermento, devo dire, in queste ore sul tema del mercato dell'Inter, soprattutto per quanto riguarda la difesa, perché sono circolate nuove voci relative al PSG che potrebbe presentare, formulare in queste ore una nuova proposta all'Inter per Milan Skriniar, Inter che però continua ad ereggere un muro molto solido, molto alto su Milan Skriniar e che più si va avanti più diventerà difficile per l'Inter sedersi al tavolo della trattativa con il PSG, a meno di offerte veramente clamorose. Quindi incrociamo le dita e speriamo che il PSG non decida di fare una pazzia mettendo sul piatto tanti soldi, perché se il PSG non fa la pazzia, l'Inter Skriniar se lo tiene soprattutto in questo momento. Al di là di Skriniar però, anche con la permanenza di Skriniar, serve un altro difensore per completare la rosa. Si era parlato molto di Akanji, sul quale vi abbiamo tenuti sempre aggiornati, si è tornato a parlare poi di Acerbi, di cui abbiamo parlato anche noi, che ha fatto discutere tantissimo in queste ore, altri profili minori come quello di Tanganga del Tottenham, ma come ho sempre detto attenzione, perché le ultime ore, gli ultimi giorni di mercato possono aprire degli scenari che magari oggi sembrano impossibili, ma con l'avvicinarsi della chiusura della finestra di mercato possono presentarsi delle opportunità, come appunto sembra che stia succedendo con Trevoh Chalobah del Chelsea. Conferme che arrivano sia dall'Inghilterra che poi dall'Italia. L'Inter è interessata a Chalobah e nei discorsi che ci sono stati anche in queste ore con il Chelsea, nell'ambito anche della trattativa che ha portato Casadei a diventare un nuovo giocatore del Chelsea, un trasferimento dall'Inter al Chelsea di cui abbiamo già parlato ovviamente con altri approfondimenti, all'interno di queste discussioni è spuntato poi fuori anche il nome di questo giocatore, classe 99, non è centrale nel progetto del manager Tuchel, che invece sta spingendo molto per acquistare Fofana dall'Leicester, un altro difensore, quindi a quel punto per Chalobah nel Chelsea lo spazio andrebbe a ridursi ulteriormente e per questo motivo potrebbe partire con la formula, alcuni dicono, del prestito con diritto di riscatto, che è una formula sicuramente vantaggiosa e che all'Inter fa gola. Due ulteriori dettagli da non sottovalutare, secondo me. Il primo, l'agenzia che segue, che cura gli interessi del giocatore, è in buoni rapporti con l'Inter, quindi attenzione a questo. Secondo punto, secondo il giornalista Nizar Kinsella, sempre ben informato sul mondo Chelsea e molto vicino al mondo Chelsea, sarebbe stato addirittura Romelu Lukaku a consigliare in prima persona all'Inter di ingaggiare Chalobah con cui ha giocato ovviamente nella scorsa stagione. Quindi attenzione anche a questo dettaglio. E attenzione perché appunto ci avviciniamo sempre più alla finestra del mercato. Inzaghi è stato abbastanza pressante nel richiedere un nuovo difensore, credo quindi che potremo attenderci degli sviluppi già nelle prossime ore. Che giocatore è però Chalobah? Sarebbe un buon colpo oppure no? Io lo definirei un giocatore in costruzione e mi spiego. Vado a condividere la carta d'identità di questo giocatore dal portale Transfer Market, come facciamo di consueto.
Dicevamo, di nazionalità inglese, ma è nato in Sierra Leone. Tra l'altro vediamo se ricordate nella storia dell'Inter anche un altro giocatore che arrivava dalla Sierra Leone. Classe 1999, alto 1,90 m, ha fatto la trafila del settore giovanile del Chelsea, è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, dove è stato spesso anche capitano di alcune selezioni che hanno vinto tantissimi premi e trofei giovanili. È arrivato poi anche fino al giro della nazionale inglese Under 21 senza per ora mai fare il salto nella nazionale maggiore. Secondo Transfermarkt ha un valore di cartellino attualmente che si aggira attorno ai 20 milioni di euro, contratto rinnovato lo scorso novembre, attualmente in scadenza nel 2026. Questo quindi un po' la carta d'identità di questo giocatore che a livello di carriera, dicevamo, è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, prima poi di diciamo approdare con le sue prime esperienze in prima squadra nelle categorie minori, in Championship con l'Ipswich e l'Huddersfield, prima di debuttare poi in Ligue 1 nella stagione 2021 quando si è trasferito in prestito al Lorient, che è stata la stagione che lo ha formato ad un livello più alto e gli ha permesso poi nella stagione 21-22 di tornare al Chelsea e di imporsi al Chelsea. Quindi dopo una serie di avventure nelle categorie minori, il debutto in Ligue 1 e poi l'avventura al Chelsea, dove nella scorsa stagione comunque pur non partendo titolarissimo ha messo insieme una trentina di presenze e 4 gol, tra cui uno in Champions League anche contro la Juventus. Un giocatore che anche nelle sue precedenti avventure qualche gol lo ha sempre messo al referto. Questo per quanto riguarda un po' anche la carriera di questo calciatore, che non ha mai avuto particolari infortuni, quindi anche dal punto di vista fisico è molto solido ed è un giocatore molto molto duttile, perché ha giocato da mediano, ha giocato da mezzala, ha fatto l'esterno, poi è stato dirottato da centrale nella difesa a 4 e infine convertito a 3, dove lo stesso tecnico Tuchel ma anche lo staff del Chelsea concordano che possa consolidarsi e crescere. Per questo motivo ho parlato di un giocatore in costruzione e credo che proprio per questo motivo, come caratteristiche, giocare più avanzato a centrocampo nella zona calda non è forse abbastanza rapido e preciso con i piedi, ma spostato più dietro è diventato subito molto molto interessante. Condivido per chi ci segue da YouTube anche velocemente una heatmap che ci dimostra proprio questa variazione. Nella stagione 21-22 ha giocato molto largo a destra in questa difesa 3, sostanzialmente ricoprendo il ruolo che nell'Inter è di Skriniar, giocando qualche volta anche nel ruolo che dell'Inter sarebbe è di De Vrij, mentre nelle stagioni precedenti, per esempio in Ligue 1, aveva giocato praticamente a tutto campo, tra centrocampo, difesa e non solo. Per questo vi dicevo molto duttile ed un giocatore in costruzione. Con quali caratteristiche lo fa però? Quali sono le principali caratteristiche? Che giocatore è Chalobah? Vi dico la mia sulla base di quello che ho potuto vedere seguendo la scorsa stagione con grande curiosità il Chelsea, proprio per vedere anche Lukaku e per monitorarlo da vicino. Partiamo dai pregi, dai punti migliori secondo me di questo giocatore, che come dicevamo è alto, 1,90 m, sicuramente buon fisico, nonostante l'altezza però è anche piuttosto magro, quindi è anche piuttosto agile oltre che intelligente tatticamente secondo me. Grazie anche a quella che è stata l'esperienza che ha maturato a centrocampo, per me è diventato molto bravo a riconquistare palloni, soprattutto intercettando i passaggi, leggendo prima le situazioni di gioco e dove può andare il pallone, quindi poi è molto bravo ad intervenire con le sue leve lunghe anche in scivolata oppure in allungo sullo spazio aperto con un buon atletismo. Ha un buon senso del gol, come dicevamo poco fa, è molto bravo nel posizionamento, ma la cosa che più balza all'occhio secondo me di questo calciatore è la sua abilità nel condurre il pallone, quindi palla al piede, di guadagnare campo e di conquistare quindi porzioni di campo offensive trasportando il pallone in avanti. In questo sicuramente secondo me è molto bravo, con i tempi giusti, sa leggere bene le situazioni, sa prendersi campo e proprio per questo Tuchel secondo me lo ha valorizzato, perché Tuchel fa un tipo di gioco con tanto possesso palla, con il Chelsea che controlla e avvolge l'avversario in questo modo, direi in qualche modo anche simile all'Inter, e quindi questo è un buon segnale sicuramente. Molto merito per me va anche a Claude Makelele.
ex centrocampista, probabilmente lo ricorderete, Real Madrid, Chelsea, PSG, grande centrocampista molto forte, molto dinamico. Tuchel gli ha dato fiducia, lo ha convertito e lo voleva valorizzare in quel ruolo lì, ma secondo me, come dicevo, c'è molto merito anche di Makelele, che ha un ruolo nel Chelsea di mentore, diciamo così, per i giovani, segue anche i calciatori in prestito e come raccontava Cialoba in una vecchia intervista, proprio Makelele gli aveva detto di lavorare molto su questa progressione palla al piede, perché gli avrebbe dato dei benefici a livello di carriera e ci aveva visto sicuramente lungo. Per quanto riguarda invece i difetti o comunque le cose su cui può lavorare, nonostante l'altezza non è molto forte di testa, vince pochi duelli aerei e anche nell'uno contro uno può crescere dal punto di vista dell'uno contro uno fisico, cioè dell'andare a riconquistare il pallone con il tackle duro, con il contrasto fisico duro. Se deve giocare nel ruolo di Skriniar, vi faccio un esempio, Skriniar da questo punto di vista è un'altra cosa nel riconquistare il pallone, per farvi capire. Aggiungerei poi che secondo me deve migliorare un po' nelle scelte finali, soprattutto in zona offensiva, dove con l'ultimo passaggio non è ancora molto preciso e visto il campo che riesce a prendersi, che riesce a guadagnare, secondo me deve fare di più da questo punto di vista. Queste secondo me sono quindi le principali caratteristiche da sottolineare su questo calciatore che a livello di movenze non molto eleganti e anche un po' di arroganza che ci mette secondo me in alcune giocate con molta fiducia nei propri mezzi, nello spazio stretto e anche in zone di campo pericolose, secondo me si vede che ha studiato da Rudiger, il difensore del Chelsea, un po' gli somiglia secondo me in questi aspetti qui, anche se Rudiger è molto cattivo agonisticamente, anche sporco da questo punto di vista, Chalobah un po' meno. Velocemente, prima di chiudere, condivido anche alcune statistiche perché ho fatto un rapido confronto tra le caratteristiche di dei principali difensori a costa dell'Inter in questo momento, diciamo per completare l'ultima casella, ovvero Chalobah, Tanganga del Tottenham, Acerbi della Lazio e Akanji del Borussia Dortmund. Balzano all'occhio intanto le presenze, nel senso che Acerbi e Akanji sono quelli che nella scorsa stagione hanno fatto più presenze, però è interessante vedere come Chalobah, nonostante comunque un minor numero di presenze, è stato l'unico giocatore a fornire un assist, ha segnato 3 gol, sostanzialmente il migliore di tutti in rapporto al minutaggio avuto a disposizione. Rispetto agli altri ha anche concluso di più a partita, sostanzialmente avendo giocato meno minuti. Percentuale di passaggi, una buona percentuale del 90.6 e duelli aerei, come vi dicevo, può fare di più, ma comunque ne ha vinti 1.7 a partita, che è un dato non troppo inferiore a quello di Acerbi, che è il migliore in questo senso. Anche dal punto di vista difensivo, comunque non si piazza male con 0.3 respinte, ma qui ci sono in gioco anche le caratteristiche del Chelsea, una squadra dominante dal punto di vista del gioco, dove il difensore è sollecitato meno rispetto per esempio ad un Acerbi nella Lazio che sicuramente ha subito molto di più. Anche nei contrasti a partita comunque è stato molto interessante, con 2 contrasti a partita nettamente meglio degli altri giocatori con cui l'abbiamo confrontato, ma emerge soprattutto sui dati offensivi. Come dicevamo, nei dribbling è il migliore tra questi che abbiamo confrontato, nei passaggi chiave lo stesso, così come negli assist. Questo giusto per fare un rapido confronto a livello proprio numerico, anche se, come diciamo sempre, visto il minutaggio molto differente, le caratteristiche differenti delle squadre a cui appartengono questi calciatori, va preso un po' con le pinze, ma ci può dare un'indicazione di massima del giocatore. In conclusione, quindi, per me Chalobah all'Inter sarebbe un grande sì, come difensore da, completamento del nostro reparto alle spalle dei nostri 3 titolari. La mia perplessità, se così vogliamo dire, sarebbe principalmente sul ruolo, nel senso che, da centrale al posto di De Vrij non so se oggi nell'immediato ce lo vedo. Quindi eventualmente se l'Inter dovrà far rifiatare De Vrij sarebbe, penso, Skriniar a scalare al centro con Chalobah messo lì a destra, cosa che per me Skriniar può fare assolutamente molto bene, ma sostanzialmente andresti a toccare 2/3 di difesa e non è propriamente quello che si stava cercando di fare andando a cercare un sostituto di Ranocchia che avrebbe poi alternato e fatto riposare eventualmente De Vrij. Però, come ho detto sempre, ben venga provare anche qualche "scommessa", tra virgolette, cercare qualcuno al di fuori dei soliti nomi, al di fuori dei soliti procuratori.
soprattutto se i soliti nomi sono come quello di Acerbi, cioè un giocatore piuttosto in là con l'età, che rischia di rimanerti poi in rosa e di costarti dei soldi importanti per diversi anni. Prendere un giocatore di 23 anni in uscita dal Chelsea con margini di crescita importanti per me sarebbe un grande sì, anche perché se ha avuto spazio nel Chelsea la scorsa stagione non vedo perché non possa essere un giocatore utile per l'Inter oggi. Quindi vediamo le notizie, vediamo, vi terremo aggiornati ovviamente con gli ulteriori sviluppi. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di Chalobah, se lo conoscete, se vi piace. Prima di salutarvi vi ricordo passioninter.club, è partita la seconda stagione del club di Passione Inter, trovate il link in descrizione, mi raccomando, vi aspettiamo nel club, mentre vi lascio, per chi ci ascolta in podcast, un altro approfondimento da recuperare molto interessante, lo trovate con il link in descrizione, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui, mi raccomando, non perdetevi questo approfondimento.